Secondo me esiste la Toscana, esiste in generale, ma con sempre minore appigli come nel passato, una identità toscana, ma una identità toscana degli architetti non esiste. Si possono portare due esempi che, in quanto interessanti, dimostrano che c'è una diversità tra luogo e luogo. Firenze perché è stata ed è la sede della facoltà di architettura e poi Siena perché Siena è stata volutamente attraversata, non è stato un caso, da grandi maestri, cioè da Alvarado prima e poi da Giancarlo De Carlo con le laude, decine e decine di maestri negli anni 80 e questo ha influenzato molto chi voleva essere influenzato, ovviamente. Il problema esiste, ma non tanto e soltanto perché ad esempio si parla del rapporto con la Toscana, progettare in Toscana, capita di progettare altrove, le influenze possono venire anche da molto più lontano. Il problema è che deve fare un discorso lungo, cioè chi ha progettato in Toscana. Se noi si guarda le periferie delle città, gli insediamenti sparsi eccetera, si vede che ha sopravanzato tutto l'architettura, chiamiamola geometresca, anche se non voglio dare nessuna colpa ai geometri ma anche agli architetti. Il problema in sé esiste ed è fondamentale perché l'architettura, per quanto piccola sia, pone sempre un problema di rapporto con il contesto. E il rapporto con il contesto non significa identificazione, perché sarebbe assurdo, sarebbe ripetere ciò che esiste, ma esiste in un altro senso. Io posso portare un esempio mio, per esempio il centro direzionale Monte dei Paschi. È un edificio complesso, è quasi un pezzo di città, i materiali sono completamente nuovi, eppure oggi a molti anni di distanza si vede che c'è una continuità di rapporto con il contesto. Anzi, il contesto è stato determinante perché lì si potevano fare 3 edifici di 5 piani e è stato realizzato un complesso al massimo a 3 piani. Parlare della bellezza è molto impegnativo, perché specialmente per l'architettura lo è sempre stato, cioè la bellezza nel caso dell'architettura è un aspetto fondamentale ma complesso, non riguarda l'estetica, solo le forme. La bellezza è intanto continuità con il contesto, espressività, alzare il tono, alzare il livello di qualità. Parlare di bellezza in termini semplici vale solo in casi assolutamente eccezionali. Per me è difficile parlare di metodologia. Posso portare un esempio che non mi riguarda e che riguarda invece Renzo Piano. Voi avrete visto tutti continuamente, anche troppo spesso, che i suoi progetti sono accompagnati o preceduti da degli schemi molto chiari che contengono quasi tutto. In realtà contengono l'idea fondamentale, poi il progetto è molto più complesso tecnologicamente, spazialmente eccetera eccetera. Per me è stato leggermente diverso, nel senso che con minori occasioni di progettazione è più difficile che si instauri un metodo che si possa riadoperare con grande sicurezza. Un metodo, io credo ce l'abbiano tutti, io perlomeno ce l'ho, cioè bisogna sempre schizzare o con la mente o con le mani. Io adopero meglio le mani e perciò molti dei progetti che ancora mi interessano riconosco che sono partiti da degli schizzi, non nel senso tradizionale, cioè uno schizzo in cui si capisce tutto, ma può essere un dettaglio
o può essere dipende dalla dimensione, dalla morfologia rispetto a un tessuto urbano e così via. È sempre difficile generalizzare, specialmente in questo caso, perché si vedono architetture buone, si vedono architetture passabili, si vedono brutte architetture, soprattutto non se ne vede molte. Ci sono alcune città che emergono, attualmente Milano, come è emersa a suo tempo, per un certo periodo di tempo, Salerno, e nessuno se l'aspettava, ma in generale il panorama non è di grande stimolante, ecco. Quelli bravi vorrebbero andare tutti a progettare fuori da un'altra parte, stare lì è un po' inconcludente, diciamo. Però hic sumus, il che vuol dire bisogna rendersi conto dei limiti entro cui lavoriamo. Entro questi limiti c'è sempre spazio e ci deve essere sempre spazio per la massima qualità possibile.